Appena arrivata, dall'aeroporto sto andando in centro con un tuk-tuk. Per prima cosa vado al Central Market. Ci sono diversi mercati a Phnom Penh, ma ho scelto questo per una questione di logistica. Si trova al centro, così da qui posso continuare il giro della città a piedi. Ora sto andando al Monkey Temple, o Tempio delle Scimmie. In realtà l'itinerario era un altro, ma un ragazzo in tuk-tuk mi ha proposto per $20 un giro dall'altra parte del fiume Tolle Sap e io non ho resistito. Eccoci arrivati. In realtà non c'è molto da vedere, a parte un tempio abbandonato, dei bambini che vagabondano e dei monaci. E ovviamente le scimmie. Good monkey, small monkey. Some nasty monkey in the prison. Really? We take the teeth out from monkey. The tea? Teeth. Why? Because they beat some monkey, they beat. Okay. We can They take- are good. This one are Yeah, good. it's okay. Questo è il Golden Temple, così chiamato perché esteriormente è tutto di colore oro, mentre gli interni sono rivestiti con il colore blu e con scene di vita del Buddha. Ora riprendo la mia visita. Sono a Wat Ouna Lom, il Wat, ovvero il tempio buddista più importante di Phnom Penh e di tutta la Cambogia. Stanno celebrando qualche cerimonia. Dal Museo Nazionale sono arrivata alla via Preah Suramarit, dove si trovano due monumenti importanti per la storia della Cambogia. Quella che vediamo qui davanti è la statua di Re Norodom Sihanouk, che assunse il potere a metà anni 50 dopo che la Cambogia ottenne l'indipendenza dalla Francia. In lontananza c'è il monumento all'indipendenza, una torre che celebra proprio questo avvenimento. Oggi sarà una giornata intensa e per vivere appieno la storia della Cambogia, che inevitabilmente passa per la sua capitale, mi faccio accompagnare da Lina, una ragazza nata e cresciuta a Phnom Penh. Cominciamo entrando al Palazzo Reale.
Quella è la sede del trono, usata per cerimonie e per accogliere esponenti politici provenienti da altri stati. Il Palazzo Reale ha una lunga storia. Dall'800 d.C. è stato spostato in diverse città e solo nel 1866 fu definitivamente trasferito a Phnom Penh. La costruzione che si erge sulla destra è la pagoda d'argento, così chiamata perché il pavimento è in argento, mentre l'altra struttura sulla sinistra è una stupa, ovvero un tempio che in Indocina è usato per conservare i resti dei defunti. Ora andiamo alla prossima tappa, il Museo S21. Il Museo S21 appartiene ad uno dei periodi più bui della storia cambogiana, il genocidio perpetrato dai Khmer Rossi sotto il governo di Pol Pot dal 17 aprile 1975 al 7 gennaio 1979. Il 17 aprile 1975 Pol Pot prese il potere, rovesciando il governo filoamericano di Lon Nol, che gli Stati Uniti sostenevano per appoggiare la vicina guerra in Vietnam. Una volta al potere, i Khmer Rossi iniziarono le epurazioni contro i vecchi membri del governo, gli intellettuali, i dottori, i monaci e poi contro gli stessi Khmer accusati di tradimento. In 3 anni, 8 mesi e 20 giorni furono uccise circa 3 milioni di persone, il 20% della popolazione. A Phnom Penh i prigionieri venivano portati qui, alla prigione S21, oggi adibita museo. Una volta arrivati venivano schedati e dopodiché portati in questa stanza, dove erano legati e interrogati. Le vittime, sottoposte a torture, dichiaravano ciò che gli aguzzini volevano sentirsi dire, che erano membri dell'ex governo o che lavoravano per la CIA. Dopodiché erano trasportate al campo Chuen Ek, dove andremo anche noi, per essere uccise. La stessa fine toccava all'intera famiglia. Solo 7 uomini riuscirono a salvarsi. Questa è la cella di uno di loro, Chum Mei, che riuscì a rimanere vivo perché sapeva aggiustare le macchine da scrivere, le stesse usate dai Khmer Rossi per raccogliere le confessioni. Siamo arrivati a Chuen Ek, conosciuto anche come Killing Field, campo della morte. Si trova fuori dal centro città e con un tuk-tuk ci vogliono circa 30 minuti. Le vittime venivano trasportate qui dalla prigione S21. Davanti a noi c'è una stupa che contiene oltre 8.000 teschi. Si tratta delle vittime che qui persero la vita. Quelli sono gli oggetti usati per le uccisioni. Asce, bastoni, mai un'arma da fuoco. Iniziamo il percorso dei prigionieri. Arrivavano qui di notte, con mani legate e occhi bendati. Una volta scesi, aspettavano in quest'area con la musica alta per coprire le urla di altri giustiziati. Quando era il loro turno, venivano portati in un'area più distante, colpiti da dietro e gettati nella fossa. A volte venivano usate anche le foglie di palma, visto che sono molto taglienti. Vediamo 3 fosse. Questa è una fossa comune in cui sono stati ritrovati 450 corpi. In questa c'erano i corpi senza teste. Si trattava dei Khmer dissidenti accusati di tradimento. E infine qui sono stati rinvenuti circa 100 corpi di donne e bambini senza vestiti. Questo è il Killing Tree, dove venivano sbattuti i bambini. E ora facciamo qualcosa di più leggero. Andiamo a visitare Silk Island, o Isola della Seta, un piccolo paradiso terrestre incassonato nel corso del fiume Mekong. Per arrivarci prendiamo un cargo che usano anche i locali per spostarsi da una parte all'altra del fiume. Eccoci arrivati.
Questi sono i bozzoli da cui si produce la seta. Ora vediamo l'intero ciclo di riproduzione. Questi sono i bachi piccoli che appena nati, per 15 giorni, mangiano le foglie degli alberi di malva. Poi continuano a mangiare e crescere per altri 30 giorni, fino a quando il loro corpo diventa giallo. Female is longer, you see, Yeah. and male is shorter. A questo punto smettono di mangiare e possono produrre la seta. Vengono messi in questi rami di legno circa 50 o 60 bachi. Qui producono i bozzoli rimanendo intrappolati al loro interno. Di solito occorrono 24 ore per produrne uno. Come per i bachi, anche per i bozzoli si riconosce il genere. Quelli più grandi sono le femmine, quelli più piccoli i maschi. Il 20% dei bozzoli viene tenuto, ovvero fuoriescono le farfalle che però non sanno volare, perché il loro corpo è grande ma si sono sviluppate in dei bozzoli troppo piccoli. Le farfalle vengono fatte riprodurre, il maschio muore, la femmina produce le uova e dopodiché muore anche lei. Dalle uova crescono i bachi e ricomincia il ciclo. L'80% dei bozzoli però viene usato per produrre la seta. Come? Vediamolo. Mettono i bozzoli in acqua calda, estraggono circa 20 fibre per fare un filo di seta che poi viene messo in questo fuso di legno. No, I don't want it. Now you Thank you. taste first. No. No, thank you. Now you can see. Good. Good. Put it in. Yeah. During at evening, collect them and fry them and eating. Serve with beer. With beer is good. With beer, okay. Yeah. With the alcohol, you don't taste anything. You can see. Wow. Okay. Yeah. Bây giờ có thoát đi. Yeah, you got that? Like this. Yeah. Okay. Good. I like And it. after. They are making a film. Okay, they are more professional than me. Invece in questi telai a mano li lavorano per produrre sciarpe e altre stoffe che poi vendono. I ricavi servono per supportare la comunità. Yeah, finally I arrived in Cambodia, in Phnom Penh, and here she's my amazing tour guide Lina, who is traveling me around every part of Phnom Penh, showing me and explaining me very well all the cities and all the parts of Phnom Penh. Lina. Hello, I'm Lina, local guide in Phnom Penh City, and firstly I would like to thank you to Elisa for having me as your tour guide in Phnom Penh City, and also let me in your video as well. And I really have a good time, a great time with Elisa, so I also recommend you to another local guide to take her around and show everything as you can about your country, your city. And if you guys are interested more tour in Phnom Penh City, then I have offer more tour like a half-day tour, full-day tour, countryside tour, 2-day tour of Phnom Penh, food tour, and light night tour as well. So for more information, kindly click in the description. And if you like the video, please thumbs up and subscribe to this channel and ring. Bye. La giornata di oggi la dedico alla visita della montagna di Udong, che fu la capitale della Cambogia dal 1618 al 1866. Con il tuk-tuk ci vogliono circa 50 minuti da Phnom Penh. Oggi non viene quasi nessun turista a visitarla, ma lo scenario è suggestivo. Bene, cominciamo a salire le scale per il primo tempio. Spettacolo! Scalinata pesantissima.
Hi. Hi. Bye. Sembrano simpatici, non mi hanno detto nulla perché gli sto letteralmente invadendo il loro territorio, perché sto passando in mezzo ai villaggi. Va bene. Faccio un giro per il mercato a piedi della montagna prima di riprendere il tuk-tuk per il centro. Oggi pomeriggio ho l'autobus per Siem Reap, dove andrò alla scoperta dei bellissimi templi di Angkor Wat. Ci vediamo al prossimo video, ciao!